bello che mi hanno combinato in francesi per arrivare qui. Un piccolo sassolino dalle scarpe e dovevo togliermelo, ma dato che ci sono 70 km/h di vento, le moto, venite con me. Eccoci qua, scusate. Allora, adesso vi racconto tutto, anzi, in teoria dovreste sapere già tutto. Se non avete ancora visto il weekly dove ci sono tutte le peripezie che abbiamo dovuto passare, guardatelo, ve lo lascio lì sotto da qualche parte. E soprattutto iscrivetevi, mannaggia, vi vedo che guardate i video, ma non vi iscrivete perché gli analytics non mentono. Non mentono mai. A parte questo, perché siamo qui a Le Mans, in una pista che trasuda leggenda e storia. Siamo qui con la V4R del team Broncos per correre nel FSBK, che sarebbe il CIV francese, per conoscere questa pista mai vista in preparazione alla prima gara di Moto E che si correrà sempre qui il 12 maggio. Solo 3 turni di prove e 1 di qualifica prima delle 2 gare. Saranno abbastanza per riportare a casa la Gioconda e fare lo scherzetto ai francesi? Vediamo. Ebbene sì ragazzi, non è uno scherzo, la classifica che avete appena visto conta 49 moto in pista. Se non sbaglio Le Mans è omologata per 48 moto. Fondamentale quindi durante la qualifica ritagliarsi uno spazio, non sarà semplice, ma diciamo che nel National, dato che le cose sono abbastanza simili, penso di potermela cavare abbastanza bene. Appena cambiato, sta pista è un po' strana. A parte dover scoprire i rapporti, a parte dover scoprire dove si frena, a parte dover scoprire dove si asciuga più in fretta e via dicendo, vi faccio capire un attimo la situa. Qui esattamente settimana prossima ci sarà la 24 ore di Le Mans, dove correranno ovviamente un bel po' di piloti francesi specialisti che sono anche qui ad allenarsi, quindi i primi 10 livello ovviamente stellare. Più che stellare sono specialisti di questa pista ovviamente. Altra cosa interessante è che al contrario del CIV, che è il campionato italiano velocità, qui
c'è gomma libera, quindi i gommisti spingono, diciamo, e in gara in base alle condizioni le prestazioni variano molto, perché abbiamo Dunlop, Pirelli, Michelin, quindi magari in una condizione ci si può trovare meglio con una certa gommatura e in altre peggio. Secondo me questa guerra tra gommisti è molto molto interessante, così come ci sono tante marche di moto, Ducati, Yamaha, BMW, tutti i team supportati ufficialmente, e noi siamo arrivati qui con la nostra Pampina, che devo dire si sta comportando bene, come avete visto. E un'altra cosa che ho notato rispetto all'Italia è che qui abbiamo i primi 12-13 piloti che sono veramente fortissimi, e poi tutto il resto della griglia che non sono tutti mega ultra professionisti, ma gente che si vuole divertire. Potrei dire che è un incrocio tra il National e il CIV. Quindi in ogni caso abbiamo pochissimo tempo per imparare tutto, e soprattutto non in condizioni sempre facili, perché le previsioni, come ben sapete, bagnato, asciutto, asciutto, bagnato, e quindi dovremmo proprio assorbire il più possibile da quel poco di tempo che abbiamo, soprattutto anche in vista del mondiale Moto2. Adesso torniamo in pista per l'FP2. Quello che mi è passato in questo istante alla mia sinistra è Gregory LeBlanc, 5 volte campione della 24 ore di Le Mans Superbike, ed è qui dentro il pilota più veloce con Ducati. Direi che è un buon riferimento da tenere a mente anche per la qualifica. Mi serve vedere la media davanti. La sto guidando con molta meno fatica, la moto molta di più facile, ancora devo rallentare troppo facendo curva per farla tornare indietro. Quello è il main. Abbiamo tenuto il finish davanti, okay. Adesso quando ho iniziato un po' a forzare ancora di più sulle staccate, con l'antimbenamento da 1 fa così, quindi la tengo, sto tanto col freno dietro, non ho mai usato il freno dietro così tanto come qui dentro. La prima S, sinistra, freno dietro, la tengo per girarla, poi la mollo finché sembra che esci con la fionda, cazzo. Come una catapulta! Però gli altri invece sono molto più, giocano col gas. Se non gioco col freno dietro, perché siamo andati con tanta precarica perché dovevamo provare con la moto, ma adesso la troviamo, dai. Io voglio farvi le clip fuori in questo stupendo posto che è Le Mans. Purtroppo c'è un vento della Madonna, quindi sono costretto a entrare dentro perché sennò non sentite una sega. In ogni caso, ultima prova libera prima della qualifica fatta. Finalmente, dopo qualche chilometrino riesco a capirci qualcosa. Ovviamente lì davanti ci sono gli ufficiali che faranno la Le Mans 24 ore tra una settimana, quindi manca guardarli, però un buon obiettivo è quello di stare molto vicino ai compagni di marca, con LeBlanc lì davanti che mannaggia sono a un secondino barra 7 decimi, e la Ducati che avete visto passarmi in questo turno. Si vede che in alcuni punti sono lì, in altri perdo tantissimo perché devo ancora capire un attimo come impostare certe curve, è veramente difficile, poi parti con l'umido, finisci con l'asciutto, un casino. Ma a parte questo, una roba che non vi ho fatto vedere perché non c'è mai tempo, c'è troppa roba da dirvi, è fare un discorso molto interessante sull'elettronica della moto, perché voi non avete idea di quanta roba c'è lì davanti da scoprire. Quindi venite con me.
Cosa cambia rispetto all'anno scorso? Semplicemente i manettini per azionare tutti i comandi, perché la centralina rimane la stessa, come mamma Ducati la fa uscire dalla fabbrica, così come le strategie. Però abbiamo voluto mettere appunto i manettini per rendere un attimino più semplice la navigazione all'interno di tutti i menu durante le sessioni, perché ovviamente mentre sei in pista col manettino originale, se sei lì a cannone di traverso di sesta, non è proprio facilissimo. Semplicemente abbiamo aggiunto una pulsantiera un attimino più racing. Un'altra cosa che mi sono scordato di dirvi è che grazie alla pulsantiera racing abbiamo potuto inserire il freno posteriore a pollice, che io lo uso veramente tanto, soprattutto in questa pista dove hai ripartenza, la moto si impenna, hai tornantoni dove appunto devi richiamare la moto col posteriore, fondamentale, quindi meno male che siamo riusciti a rimetterlo. Ma adesso andiamo a capire un po' l'elettronica. Bene, questa è la schermata che vede il pilota. Rispetto a quello che avete visto sulla Moto E, vedete molti più numerini, molte più cose. È normale perché questa è una situazione che deve andare bene ai piloti forti, esperti e agli amatori, quindi ci devono essere più parametri. Al contrario, nella Moto E siamo tutti piloti, quindi è tutto molto più semplificato per essere più semplice da utilizzare in pista. Qui bisogna un po' adattarsi, ma adesso vi faccio vedere come si fa. Molto velocemente abbiamo il DTC, che è il traction, DVC è l'antimpennamento, DSC è lo slide control e l'EBC è il freno motore. Io molto spesso quando guido vado a modificare solo il DTC, perché andare anche a navigare sulle altre cose, come detto, è un po' difficile. Quindi DTC, ad esempio, troviamo una situazione di bagnato, andiamo sul 6, lo azioniamo e man mano che si va a asciugare la pista, sempre col manettino, DC5, 4, 3 e 2. Ovviamente tra il traction livello 6 e livello 5 è esattamente lo step che passa da una mappa da bagnato a quella d'asciutto. Quindi dal traction 5 in giù avremo una mappa d'asciutto ma con un traction trattenuto, ma sempre d'asciutto ovviamente. Bene, questo è il succo dell'elettronica della V4R. Quando andremo in Moto E vi farò vedere proprio quelle differenze di cui raccontavo prima, perché è curioso vedere appunto quando bisogna impostare un lavoro per solo piloti o appunto fare un qualcosa che vada bene per piloti amatori e via dicendo. Ma adesso venite con me perché vi faccio vedere una roba molto carina. Quindi passiamo dal Tech Talk a paese che vai, usanza che trovi. E mi ha stupito sta cosa, adesso vi faccio vedere. Mettiamo che parte l'adrenalina e dovete andare a fare un giretto al bagno, no? In Italia sappiamo come sono fatti i bagni, ok? Bene. Dite che bel bagno. Sì. C'è il cosino per fare la pipì. Le mani non si lavano? No, a quanto pare no. Ma voi dite, ma no, ma è solo perché c'è il coso per far la pipì e basta, no? No, signori miei, perché qui gabinetto, carta, basta, così. Ebbene, ognuno, come ben sapete, ha le sue. Torniamo seri, finiti i turni, domani ci saranno le qualifiche e sarà veramente tosta. Quindi au revoir, a domani. Mettetela come volete. Sarà una gara di allenamento, sarà il secondo turno sull'asciutto che faccio in questa pista magica. Ma finalmente ci siamo. Il 2023 inizia ora, con le prime farfalle nello stomaco della qualifica e il primo giro da tutto o niente per conquistare il miglior posto possibile in griglia. Non ho nessun tipo di obiettivo, né l'arroganza di voler impensierire gli squadroni ufficiali che correranno la 24 ore di Le Mans su questo stesso circuito tra pochi giorni. Ma di sicuro la top 10 e l'essere la prima Ducati sono il mio target. Chiudiamo la visiera e andiamo.
Baffazzo bastardo! Ormai l'elettricista barese è il mio spirito guida. Purtroppo, come dicevamo all'inizio del video, trovare lo spazio in qualifica sarebbe stato fondamentale. Ma dai miei errori non imparo mai, perché qui con tantissimo vento, gelido e temperature appunto basse, il rallentare quei 5-10 secondi per far andare via gli altri e poter avere appunto lo spazio crea un secondo problema, cioè quello di avere il lato sinistro freddo e di conseguenza molta più probabilità di cadere, come è successo, perché nell'ultimo pezzo magari tu rallenti un pochino, poi hai tutti destra, 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 hai il primo sinistra, voilà. Quindi adesso lo so, per fortuna la moto non si è fatta niente, mi dispiace un po' non aver sfruttato la gomma per fare un pochino meglio. Però è il secondo turno sull'asciutto, in ogni caso entrare nei 10 non è male, soprattutto in vista della gara. Lo avete visto? Lo spirito delle corse che si vive qui in Francia è completamente diverso dall'Italia. Noi siamo molto più menosetti, ce la tiriamo di più, sia come spettatori che come piloti. Nonostante non ci sia rossi di turno, ci sono tantissime persone che vogliono viversi la gara, vedere sfrecciare le bestie superbike da 230 cavalli e passare un weekend all'insegna dei motori. Noi o abbiamo un qualcuno da tifare o non ce ne frega nulla. In un'unica categoria troviamo squadre ufficiali supportate da gommisti ufficiali che portano l'ultimo prototipo creato, ma anche piloti che arrivano con il loro carrellino per fare il meglio che possono con quello che hanno. Una situazione che in Italia sarebbe impensabile. Meno sicuro? Certamente. Ma questa modalità full gas e poche pugnette l'apprezzo tantissimo. Ma raccontando storie, il tempo passa. È arrivato il momento di gara 1. Il mio posto in griglia a fianco alle leggende della 24 ore di Le Mans mi sta aspettando. Tutti i piloti davanti a me hanno scelto di montare le gomme da pioggia. È la scelta azzeccata dopo tutto, è bagnata la pista. Certe volte non bisogna guardare quello che vedono i nostri occhi, ma un po' più in là. Mentre dico ad Andrea di smontare la gomma per montarmi una intermedia, le facce degli avversari attorno a me sono uno spettacolo. Non credono a quello che stanno vedendo, mi pensano a terra dopo 2 curve. Ma lì, in lontananza, dopo la prima curva, si sta aprendo uno spiraglio di luce e il vento sta soffiando sempre più forte, asciugando la pista. Non perdetevi la prossima puntata di A Racing Story, perché sarà una delle gare più belle che abbiate mai visto.